10 consigli utilissimi, potentissimi per dormire bene. Se soffri di insonnia, se hai stress, se non riesci a dormire bene la notte, per piacere seguimi perché in questi 10 consigli ti spiegherò tante cose. Quindi viaggio di oggi, il video di oggi è abbastanza sostanzioso, è un tema importante perché moltissime persone soffrono di insonnia. Seguimi fino in fondo, iniziamo. Ciao, sono Caruso Colzi di Ipnosi Naturale. Il tema di oggi è un tema a dir poco fondamentale. Sapete che una delle più grandi torture che si possono fare a un essere umano è proprio privarlo del sonno e ci son dei documenti che parlano anche di questo, ma oggi non parliamo della privazione di sonno, okay, se non per il fatto che facilita un sacco di malattie e poi dopo fa deteriorare le nostre relazioni in funzione del fatto che abbiamo un umore altalenante e non recuperiamo mai energie. Voglio darti 10 consigli fondamentali su come iniziare subito a migliorare la tua capacità di dormire, la tua qualità del sonno. Sappi che l'igiene del sonno è un tema sempre più trattato. Sono moltissimi i colleghi che, come prima domanda chiedono: "Dormi bene?" Perché se non dormi bene, come prima cosa devi dormire bene. Chiaramente se non dormiamo bene non recuperiamo e se non recuperiamo non abbiamo le energie per affrontare la nostra quotidianità o comunque i problemi o i miglioramenti che vogliamo affrontare. Qual è il primo consiglio che ti voglio dare? Si basa su un fattore inconscio, cioè vai a letto sempre alla solita ora, perché il nostro inconscio riconosce dei pattern e tu lo aiuti tantissimo se vai sempre alla solita ora a letto. Lo so, non è sempre facile, magari quel film finisce più tardi, magari quell'attività non ti permette di andare al solito orario e sei stato un po' stressato e quindi ti sei trattenuto un po' più al computer. Lo so, però per iniziare il tuo miglioramento del sonno, cerca di andare a letto ogni giorno alla stessa ora. Hai capito bene? Ogni giorno. Nel primo periodo cerca di instaurare un rapporto attraverso queste suggestioni indirette, si chiamano, con il tuo inconscio, in modo che il tuo inconscio sappia che a quell'ora cominci a sbadigliare e tu sei pronto a coricarti nel tuo letto e dormire sereno. Il secondo consiglio ha a che fare con la stanza in cui stai. Mi raccomando, prima di andare a dormire, apri le finestre, arieggia la stanza, fai sì che ci sia una buona aria freschina. È meglio un grado in meno piuttosto che un grado di più. E ve lo dice uno che soffre tantissimo il freddo e vorrebbe sempre una stanza calda perché io sto bene al caldo. Però quando dormiamo è meglio un grado in meno e coprirci piuttosto che avere la stanza calda. Questo non favorisce il sonno, lo dovreste sapere perché in estate dormiamo meno, al di là del discorso della luce, ma poi ne parliamo anche di questo, e sudi un pochino e ti giri nel letto. Quindi è meglio avere la temperatura della stanza leggermente più fresca e quindi aprite le finestre la sera, areate bene perché la vostra respirazione deve essere agevolata a farvi entrare in un buon sonno. Allora, al secondo consiglio vi dico: areate la stanza prima di soggiornarvi. Mi è venuto in mente una vecchia pubblicità con il tipo di Hitchcock che diceva areare prima di soggiornare, ma quello mi sa che era il DDT, quindi non c'entra niente. Torniamo in tema Caruso. Dai, dai, dai. Il terzo e quarto consigli sono un po' legati fra loro. Io non sono un grande amante di oggetti per, ottenere i miei risultati. Non mi piace legarmi, essere dipendenti alle cose che mi aiutano nel mio percorso. Mi piace utilizzare i miei strumenti interni, però questi consigli te li do lo stesso. Allora, avrai notato che molte delle fragranze, dei profumi che si utilizzano per lavare la biancheria e lavare appunto le lenzuola, le federe del letto, hanno a che fare con l'odore, il profumo della lavanda. Sembra che la lavanda concili il sonno. Sarà vero? Non sarà vero? Il terzo consiglio è: se proprio devi scegliere delle fragranze per lavare la tua biancheria,
Magari in un primo periodo di un mesetto prova ad utilizzare la lavanda come fragranza, come aroma, come profumo, perché ti potrebbe conciliare il sonno. Quindi appoggiare la testa sopra una federa pulita. Ah, questa non l'avevo messa fra i consigli, vedi? Cambiare spesso le lenzuola, perché dormire, in lenzuola fresche di bucato facilita il sonno e ci permette di avere una qualità del sonno migliore. Diciamo che questa è la 3 bis. Quindi la 3 è profumo di lavanda, la 3 bis è lava spesso le lenzuola e cerca di, dormire in lenzuola fresche di bucato. La quarta invece cosa che ti voglio consigliare ha a che fare con il prima del dormire e poi iniziamo con tutta la trafila del prima del dormire, cioè della preparazione al dormire. Questa l'ho provata perché c'è stato un periodo in cui ero davvero sotto tanto stress e quando arrivavo a letto non riuscivo a dormire o ad addormentarmi come io di solito faccio. Ho dei miei metodi per addormentarmi molto veloci, mi funzionano e però in quel momento avevo troppo da rimuginare con la testa. Mi sono aiutato con una tisana assolutamente naturale, vi ricordo che non sono un medico, quindi non vi posso consigliare cose tipo, medicinali. Questa tisana che ho trovato in un discount vicino a casa mia, è una tisana al fiore di passiflora. Esattamente, proprio il fiore del passion fruit, okay, la passiflora. Questa tisana mi permette s di la bevo calda, senza zucchero mi raccomando, senza miele, senza niente, poi capiremo anche perché. Mi permette se la bevo 20 minuti prima di andare a letto, decido che vado a letto alle 11, 20 minuti prima delle 11 mi bevo questa tisana e vi devo dire la verità, con me funziona. Ha funzionato anche con tante e tante persone che sono un po' più ansiosette, che sono un po' più stressate. Spesso l'ho detto anche così in circostanze meno ufficiali, insomma, non in sessione, magari a un amico: "Guarda, è un periodo che non dormo tanto, guarda c'è questa tisana che ti potrebbe dare una mano". Ho scoperto poi qui dove vivo in Thailandia che esistono diverse tisane che aiutano ad addormentarsi e comunque potrebbe essere un piccolo trampolino di lancio. Informati un po', vedi se magari il tuo erborista di fiducia ti dà dei consigli più puntuali rispetto a questo consiglio qua, ma tienilo presente. Questo era il quarto consiglio. Siamo arrivati già a metà, questo è il quinto consiglio. Ha a che fare, ti ho detto, con il prima dell'andare a letto. Mi raccomando, cercate di non utilizzare la luce blu. Sapete che c'è un'industria incredibile di occhiali con il filtro passablu, cioè, o non so se si chiama passablu, comunque con il filtro del colore blu. In pratica fa sì che quando tu te li metti, guardando gli schermi, guardando la TV, guardando il tuo cellulare, questi occhiali riescono a filtrare la luce e impediscono ai raggi blu, ai raggi luminosi blu, di entrare nell'occhio. Questo perché la luce blu è più legata all'alba e quindi allo svegliarsi, mentre la luce rossa, immaginatevi un tramonto, no, che va verso il rosso, diventa sempre più rosso il sole. La luce rossa è quella che va a conciliare un po' più il sonno. Quindi evitate le luci blu. Se potete, spendete 2 o 3 €, li trovate dappertutto se digitate su internet occhiali filtro blu, ce ne sono di tanti tipi, di tanti modelli, ci sono addirittura gli occhiali filtro blu con le gradazioni, quindi insomma vi potete sbizzarrire in tanti modi, però utilizzateli perché se siete come me che utilizzate tanto gli schermi luminosi, se siete spesso davanti al PC, è abbastanza importante. C'è da dire anche però che usualmente nei PC di nuova generazione c'è quella opzione che si chiama luce notturna, che ti permette appunto di filtrare il blu e quindi vengano annientati o comunque dissipati un po' i colori del blu e vedrete che c'è un po' più questa tendenza del giallognolo. L'altra considerazione da fare è che magari quando andate a letto, se potete, la vostra abajur invece di averla bianca che spara luce da tutte le parti, cercate di mettere una lampadina rossa. Lo so, il rosso è un po' ammiccante al sesso, alle cose un po' particolari a letto. Non voglio dire quello, voglio dire che se cominciate a processare con i vostri occhi il rosso, è più facile che vi addormentiate meglio e quindi la qualità del sonno migliora. Siamo arrivati già al sesto consiglio. Allora, state attenti.
La camera da letto deve essere un'associazione per il vostro inconscio. Vi ripeto, il vostro inconscio è un riconoscitore di pattern, quindi dovrete ripetere questa cosa. La vostra camera da letto deve essere dedicata soltanto a 2 cose. La prima è appunto dormire, la seconda non è fare 1000 attività, è per fare quell'attività che ci piace tanto a tutti e che fa bene alla coppia, okay, però quando avete finito di fare quell'attività si dorme. Quindi è importante associare la camera da letto al dormire. Non ci dovete andare a guardare il cellulare, a leggere il libro, addirittura le persone hanno la televisione in camera. Questa è follia. E a parte tutto, la televisione dovete buttarla fuori dalla finestra, non l'ascoltate. Se ascoltate la televisione mentre dormite, mentre vi addormentate, ottenete un sacco di suggestioni che remano contro la vostra vita. Perché? Perché ci sono tantissime pubblicità che vi vogliono vendere dei prodotti, ci sono un sacco di politici che vi vogliono vendere il loro ideale, ci sono un sacco di trasmissioni che vi vogliono trattenere lì. Questo fa sì che non dormiate bene. Poi non mi venite a dire che io ho lo zio che se gli spegni la televisione lui si sveglia e la riaccende perché se no non riesce a dormire. Questo è un altro paio di maniche, magari un giorno farò un video legato a questo, è una cosa molto bambinesca, ha a che fare con i bambini piccoli, gli piace sentire i rumori perché si sentono protetti, ma non ha nulla a che fare con i consigli che vi voglio dare per migliorare il vostro sonno. Allora, la vostra camera da letto deve essere solo per dormire. Poi quelle volte che riuscite a fare un po' di gighi gighi, ben per voi, sono contento, ma poi si dorme. Non si guarda il cellulare, soprattutto perché il cellulare fonte di luce blu, fa il paio con il consiglio precedente, non si leggono i libri perché poi si stimola la fantasia, cominciamo e poi dopo c'è tutto un discorso onirico che è bene non affrontare e non si guarda la televisione. No, no, andiamo a letto, guardiamo la TV. No, no, no. Ok? Bene, andiamo al prossimo consiglio. Il prossimo consiglio ha a che fare con l'ambiente della camera. È meglio una camera in silenzio o una camera dove c'è una musica soffusa? È meglio ascoltare della musica per addormentarsi o è meglio mettersi dei tappi nelle orecchie? Qui si apre un panorama molto affascinante. Una volta una mia amica di Milano, è una ragazza che ha vissuto tutta la sua vita sui Navigli a Milano, è venuta a casa mia dove abitavo prima a Firenze in campagna a trovarmi e ha passato tutta la notte in bianco e mi ha detto: "Io non riesco a dormire perché c'è troppo silenzio, non si sente volare una mosca, c'è completamente silenzio". Capite? In campagna, in montagna c'è silenzio. Lei è abituatissima invece con i rumori. Ora, questo è un discorso molto, molto personale, però diciamo come tendenza è meglio dormire in una stanza dove non c'è rumore. Quindi se potete allestire la vostra casa in una e decidete di mettere la camera da letto direttamente sulla strada, è uno sbaglio. È meglio metterla nella porzione retrostante dove siete distanti dai rumori che vi possono rompere le scatole. Si possono utilizzare i tappi per isolare tutto quanto? Certamente che si possono utilizzare i tappi. Il problema è che molte persone che lavorano con me mi hanno, confessato che quando si mettono i tappi si sentono isolati perché non riescono a sentire niente e quindi si sentono un po' indifesi e allora si tolgono i tappi e preferiscono magari quel brusio. Ora, di brusì, finché sono brusì, finché il ventilatore, finché magari è la ventola del condizionatore, è un conto, ma quando siete in presenza di rumori forti, in presenza di tanto, tanto traffico, quando siete riuscite a percepire nell'altra stanza vostro figlio che sta ascoltando la televisione ad alto volume, no, non va bene. Se avete problemi di sonno dovete ricondizionarlo attraverso un po' di silenzio. La quiete aiuta moltissimo il sonno. Siamo arrivati al consiglio numero 8. Per piacere, cerca di mangiare l'ultima cosa almeno 3 ore prima di coricarti. Lo facciamo tutti di mangiarci quella cosina prima di andare a letto, di berci quel succhino prima di andare a letto, però se hai problemi a dormire, se sei insonne, se sei molto stressato, il mio consiglio è di cominciare ad utilizzare
questa buona pratica. Fai la tua cena, guarda il momento in cui hai messo l'ultimo boccone in bocca, calcola 3 ore e in quelle 3 ore non mangiare niente, ok? Non mangiare niente. Questo farà sì che la grossa parte della digestione tu l'abbia già passata, ti permette di non andare a letto e di non avere problemi di reflusso e comunque sia di respirare bene e di sapere che hai un'attività onirica non gestita dalla digestione, perché certe volte, specialmente noi italiani, mi viene da ridere perché a me è successo personalmente diverse volte. Mi ricordo che una volta abbiamo fatto una cena con le pappardelle di cinghiale e tutta la notte ho sognato roba assurda perché ne avevo mangiato troppo e comunque è un pasto pesante da digerire a cena. Quindi guarda l'orologio, scegli che fai la cena alle 8, 9, 10 e 11 e ti puoi andare a coricare. Siamo arrivati al consiglio numero 9. Qui parliamo di una cosa un po' particolare nella nostra società, che fa il paio col discorso dell'evitare la luce blu. È meglio in una stanza dove si va a dormire avere il buio totale o avere, sapete, le tapparelle un po' alzate, intravedere comunque magari, che ne so, un po' di luce dell'esterno, sapete, le luci dei giardini, no, che penetrano un pochino nella finestra? Questa cosa è molto soggettiva, ha a che fare con che lavoro fai. Per esempio, se tu fai i turni e lavori la notte, quando durante il giorno ti devi riposare o comunque durante la mattinata ti devi riposare e ti filtra luce, è un grande casino dormire bene. Bisogna che in quel momento tu faccia il buio completo. Ci sono delle ragioni per questo. Ora non voglio parlare troppo di neurologia, fra l'altro non sono un neurologo, ma comunque tante di queste ricerche le trovi sul web. Ci stiamo riferendo al sistema limbico che ci permette di regolare il sonno-veglia. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi dobbiamo sapere che il sonno-veglia è proprio legato alla luce. Infatti, se vedete gli animali, in particolar modo gli uccelli, ma poi ci arriviamo, gli animali appena comincia l'alba, loro si svegliano, si stiracchiano e fanno quello che noi dicevamo fare i contadini all'epoca, insomma molto molto indietro nel tempo, vivere luce, luce. Cioè quando va giù la luce si cena, si sta un pochino lì a chiacchierare e poi ci si addormenta e la mattina quando il sole sorge ci risvegliamo, siamo pronti a vivere, iniziare una nuova giornata. La luce può creare questo piccolo scompenso. Il motivo per cui vi ho consigliato la luce rossa per addormentarvi piuttosto che la luce blu è chiaro. Anche lì una cosa che meno male che me la son ricordata adesso, non vi ho detto: è meglio se spegnete tutti quanti i dispositivi 1, 2 ore prima di addormentarvi. Questo significa che non guardate il cellulare mentre siete in bagno e poi vi lavate i denti e andate a letto perché l'avete visto fino a 5 minuti prima. I cellulari, specialmente quello che guardiamo adesso, tendono ad eccitarci, tendono a far sì che il nostro cuore aumenti la frequenza cardiaca, tendono a scioccarci. I famosi swap app con TikTok o Instagram sono assolutamente da evitare la notte perché vi eccitano e non vi assopiscono. Stessa cosa, vogliamo di più il buio o la luce? Sicuramente il buio concilia naturalmente di più il sonno. Prima vi ho parlato degli uccelli. Non so se vi è mai successo di avere un uccellino in casa, di avere una gabbiettina o di avere qualche amico che ha gli uccelli. Cosa si fa? Per farli dormire si mette una coperta sopra la gabbia e gli uccelli cosa fanno? Vedono buio, si mettono lì, si assopiscono e dormono. Quando tu gli levi questo tipo di grembiule, questo tipo di cappello dalla gabbia e c'è luce, ecco che si risvegliano. Questo è un qualcosa che potrebbe in qualche modo pilotare la tua buona qualità del sonno. Quindi, se puoi, mantieni la stanza completamente buia senza fonti di luci. Se poi sei uno come me che ti piace avere la tapparella un pochino alzata, vedere le luci, non mi dà fastidio e poi quando è mattina me ne accorgo, mi stiracchio un po' e mi tiro su, vuol dire che non hai problemi a dormire. Ma se hai problemi a dormire, allora utilizza questi consigli che ti sto dando.
Siamo arrivati finalmente in fondo e questo è il decimo consiglio. Il decimo consiglio ha a che fare con la respirazione. Non starò sicuramente qui a dirti quanto è importante è respirare, lo dovresti già sapere, sono un breath coach e quindi mi occupo di respirazione quotidianamente. Io stesso la pratico quotidianamente. Ti ho detto che ci sono dei sistemi per addormentarsi molto velocemente e li adatto ogni volta che ci sono clienti nuovi in sessione. Quindi se sei interessato, contattami subito perché iniziamo a lavorare su questo e vedrai dei grandi risultati anche attraverso la respirazione. Ma ti voglio dire perché ti parlo di respirazione. Innanzitutto, ci sono delle respirazioni che riescono a aumentare, diciamo, il tono del nostro sistema nervoso autonomo parasimpatico, cioè quello che si chiama in inglese rest and digest, cioè stai lì buono e rilassati, digerisci. Quello è quella branca del sistema nervoso autonomo che ci permette di assopirci meglio. Noi dobbiamo stimolarlo molto. Non dobbiamo essere sempre in stress. Per evitare lo stress utilizziamo un sistema di respirazione particolare, una respirazione chiaramente funzionale, che ha a che fare proprio con l'aumentare la nostra capacità di sollecitare il sistema parasimpatico. Se invece sei sempre sotto attacco, sotto minaccia, sei stressato, hai sempre il sistema simpatico pronto per tenerti sveglio. Sappi che in quel caso lì hai anche piano piano, se prosegui, dei problemi con la digestione, dei problemi con l'assimilazione dei cibi e tutto quello che ne consegue. Inoltre, con la respirazione puoi imparare in maniera naturale a rilassare il corpo, perché non è detto che con tutti questi consigli tu riesca a dormire la prima notte. E sinceramente, te lo dico, non importa che tu utilizzi tutti e 10 questi consigli, puoi cominciare ad utilizzarne uno, a valorizzare più un altro, a cercare di capire come fare a integrare il quarto, il quinto e via discorrendo. Il fatto è questo, certe volte anch'io, che sono comunque un gran dormitore, non dormo la notte perché c'ho dei pensieri, però so come riposare il corpo e questo è fondamentale. Se lo sai fare da subito, il corpo entra in una stasi per cui tu cominci a rigenerare comunque i tessuti. Al mattino ti senti sveglissimo? È chiaro che no, perché non hai dormito profondamente, però il tuo corpo si è riposato e quindi comunque almeno il 50-60% del lavoro che doveva fare l'ha fatto. Inoltre, attraverso la respirazione non impari a rilassare soltanto il corpo, ma riesci ad rilassare anche la mente, che è poi lì dove vogliamo andare a operare i grandi cambiamenti perché tu possa ottenere il risultato di dormire bene. Se tutti questi consigli ti sono piaciuti, testali, guarda, questo lo già usavo, quest'altro non l'ho mai sentito, fammelo sapere sotto nei commenti, ma soprattutto sappi una cosa, nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube trovi un video che si chiama Ipnosi per dormire, insonnia e stress. Ipnosi per dormire trattino insonnia e stress. Lo trovi sul mio canale, è gratuito ed è un'ipnosi per dormire. Molte persone l'hanno usato, moltissimi miei clienti ci tornano su quel video perché magari quella sera vogliono riposarsi meglio, qualcuno l'ha addirittura utilizzato durante dei viaggi in aereo. Io spero che ti possa far comodo e spero che tu voglia essere curioso e provi a fare anche questa sperimentazione con l'ipnosi e magari per te è un buon risultato e quindi lo puoi fare e lo puoi rifare ancora. Questi non sono consigli miracolosi, non sono consigli definitivi, come spesso dico, ognuno di noi deve affrontare un percorso. Tutte quante queste tecniche, tutti quanti questi consigli devono essere adattati alla singola persona. Quindi, se utilizzando uno di questi consigli non sei riuscito ancora a dormire bene, stai tranquillo, stai sereno, ce ne sono tanti altri. Quando li hai bazzicati un po', se vuoi, contattami, il mio sito è www.carusocolzi.com, mi mandi una mail e io sono pronto a risponderti. Se posso, ti do degli altri consigli, altrimenti faremo una serie di sessioni insieme e vedrai che abbasserai il livello di pressione psicologica, comincerai a capire molte più cose di come ti comporti anche, di come utilizzi i tuoi pensieri, la tua mente, di come lo stress sta agendo dentro di te per boicottare alcuni tuoi miglioramenti, insomma ti darò tanti strumenti per migliorare.
Se ti è piaciuto il video metti un mi piace, scrivimi un commento, iscriviti al canale, queste ormai sono cose che non ti dovrei nemmeno dire, ma insomma a me fa comodo se lo fai perché riesco a divulgare sempre di più. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, io mi auguro che questo video ti possa davvero aver dato una mano e ti auguro dei sogni meravigliosi. Noi ci sentiamo al prossimo video, buona serata.